Benvenuti su Creazioni Digitali. Oggi parleremo dell'argomento colore, elemento essenziale per veicolare i nostri messaggi visivi in maniera corretta. Sarà un video prettamente teorico. Ho realizzato una serie di slide che analizzeremo punto per punto. Vedremo innanzitutto i principi essenziali della teoria del colore, per poi passare ai vari metodi di codifica che creano spesso confusione nei principianti. Sono concetti universali che valgono per tutti i programmi di grafica e per tutte le arti visive. Sappiamo che il colore è una percezione visiva che deriva dall'interazione della luce con l'occhio umano. Analizziamo le caratteristiche principali del colore. La prima scontata, la tonalità, che distingue un colore dall'altro, un giallo, un blu e un rosso, 3 tonalità diverse. Oltre alla tonalità abbiamo la saturazione, che indica la purezza di un colore. Questo rosso è un colore puro, saturo al 100%. Apro il pannello selettore colore per farvi un esempio. Seleziono saturazione. Dal pulsante a scorrimento tolgo saturazione, desaturo e man mano mi avvicino al grigio. Altra caratteristica del colore è la luminosità, che indica la quantità di luce rilasciata da un colore. In questo schema al centro abbiamo sempre un rosso puro. Se aggiungo luce vado verso il bianco fino a raggiungerlo. Se invece tolgo luce, man mano raggiungo il nero. La teoria del colore ci dice che miscelando i colori primari, variando la percentuale di miscelazione, riusciamo a percepire anche i colori intermedi, chiamati secondari e terziari. In genere la teoria del colore viene raffigurata da una ruota che talvolta può anche essere diversa a seconda del metodo colore che si intende utilizzare. Parleremo dopo della ruota dei colori, adesso analizziamo altri 2 aspetti essenziali per capire cos'è e come settare il metodo colore. All'apertura di un nuovo documento, Affinity, ma non solo Affinity, tutti i programmi di grafica ci mettono di fronte a questa scelta: il metodo colore e il profilo colore, che in realtà possono essere settati anche in un secondo momento dal menu file, impostazione documento, e si torna così alla schermata che ci ritroviamo all'apertura. Chiarisco subito 2 concetti. Il metodo colore è un sistema utilizzato per identificare i colori. In Affinity viene chiamato formato colore, ma è sempre lo stesso, il metodo colore. Mentre il profilo colore è un set di impostazioni che determina come un dispositivo debba riprodurre i colori che abbiamo applicato ai nostri lavori. Dispositivo che può essere una stampante o un supporto, in ogni caso, che dovrà riprodurre i nostri progetti, quindi può essere anche la carta, cartoncino, monitor o supporti vari. Nel campo profilo colore vediamo queste voci, fra l'altro alcune lunghissime, e fra gli altri troviamo questo profilo RGB, C6 eccetera eccetera, che è un profilo colore standard per la maggior parte dei dispositivi digitali. Ciò me lo rende ideale per la visualizzazione di immagini su schermi e per la pubblicazione online. Possiamo anche dire che va bene anche per la fotografia digitale e per la stampa base, mentre per la stampa professionale il profilo va sempre adeguato scaricando il profilo colore direttamente dal sito dei produttori dei supporti, oppure è possibile ottenere dei profili personalizzati dai centri stampa, che in genere li condividono tranquillamente, e successivamente, una volta installato il profilo colore, va eventualmente calibrato anche il monitor per assicurarsi che la riproduzione sia fedele. Per quanto riguarda invece il formato colore,
o metodo colore, dobbiamo fare un passo indietro per capire esattamente di cosa si tratta. E quindi torniamo alla distinzione dei colori fra colori luce e colori pigmento. I colori luce sono quelli che vediamo quando la luce viene scomposta, dando vita alla sintesi additiva. RGB, red, green e blu, appunto rosso, verde e blu, i colori primari in sintesi additiva, di cui l'acronimo deriva dalle iniziali in inglese. Quando questi colori vengono combinati in diverse proporzioni, possono creare una vasta gamma di colori e in ogni caso la sintesi additiva conduce al bianco. Questo è il metodo principalmente utilizzato dai dispositivi elettronici come schermi, televisori, proiettori, cellulari, eccetera eccetera. In questo metodo i colori percepiti sono una miscela di luce rossa, verde e blu, ognuna con un valore numerico compreso fra lo 0 e il 255. Non sto dando i numeri, questo è il sistema di codifica di questo metodo. Infatti adesso riattivo lo studio che avevo disattivato per avere una visuale più ampia, sgancio il pannello colore per poterlo vedere meglio e quindi seleziono dispositivo di scorrimento 8 bit che indica la profondità in bit del metodo colore e cambio il metodo di colore in RGB. Nel pannello troviamo i 3 canali, uno per il rosso, un altro canale per il verde e poi il canale del blu. Cambio i valori numerici che ci sono accanto attraverso i dispositivi a scorrimento. Se li porto tutti a 0 ottengo il nero, se li riporto verso destra ottengo il bianco e i valori arrivano a 255. Naturalmente nel mezzo ci sono i valori intermedi che poi danno delle tonalità intermedie e questo è il metodo RGB in sintesi additiva. Ci sarebbe tanto altro da dire, dal numero in bit, il numero di colori, ma oggi voglio parlarvi di altre codifiche in modo da potervi lasciare più informazioni possibili sui metodi più utilizzati, per cui passiamo direttamente ai colori pigmento, che sono quelli rilasciati dai pigmenti, quindi materiali, vernici, inchiostri, tempere, tutti i pigmenti che assorbono la luce. I colori primari in questo metodo sono il ciano, il magenta e il giallo, che si miscelano in sintesi sottrattiva. In teoria porta al nero, ma in realtà non si ottiene mai un nero puro, è una tonalità molto più vicina al marrone, proprio per la capacità di assorbimento di questi pigmenti, e quindi spesso viene aggiunta la quarta tonalità, il nero, e da qui ciano, magenta, giallo e nero. La K sta per nero, viene da black, non è stata utilizzata la B per evitare confusione con i blu e quindi si è preferito utilizzare la K. Questo è il metodo più utilizzato principalmente nella stampa e nella pittura. Riapro il pannello colori e setto CMYK e troviamo i 4 canali di cui vi parlavo, che rappresentano la quadricromia: il canale del ciano, del magenta, del giallo e il canale del nero. Con questo metodo di colore è possibile riprodurre un numero minore di colori rispetto al metodo RGB. A ciascuno degli inchiostri o delle tonalità, in questo caso, viene assegnato un valore percentuale. Alle luci, cioè ai colori più chiari, vengono assegnate percentuali basse, mentre ai colori più scuri e le ombre vengono assegnate percentuali alte. Ad esempio il rosso acceso un 2% di ciano, un 93% di magenta, un 90% di giallo e 0% di nero. Il bianco puro invece si ottiene assegnando il valore 0 a tutte e 4 le componenti.
Questo metodo viene utilizzato per stampare le immagini in quadricromia, anche se anche questo un modello standard, la gamma esatta di colori rappresentati può variare a seconda delle condizioni di stampa e delle macchine usate. Il metodo Lab invece si basa sulla percezione umana del colore. I valori numerici dello spazio Lab descrivono tutti i colori percepiti da una persona con una visione normale. È un modello di colore che rappresenta i colori in modo indipendente dal dispositivo ed è composto da 3 componenti principali: la L, che sta per luminosità del colore e va da 0, che è il nero, a 100, bianco. La A rappresenta la gamma di colori dal verde al rosso, mentre la B rappresenta la gamma di colori dal blu al giallo. Il metodo Lab è indipendente dal dispositivo e fra l'altro rispetto agli altri 2 presenta proprio un canale dedicato solo alla luminosità e questo permette di definire con maggiore precisione il colore. A differenza dei metodi precedenti, rappresenta il colore in modo più uniforme e preciso. Inoltre il metodo Lab presenta una gamma di colori più ampia rispetto ai precedenti e viene utilizzato sia in grafica che in fotografia. Altro metodo di colore è la scala di grigi, che invece è un metodo di rappresentazione dei colori in cui ogni colore è una sfumatura di grigio, variando dal nero al bianco, con un valore di luminosità che va da 0, che corrisponde al nero, a 255, che invece corrisponde al bianco. Questo metodo viene utilizzato sia in fotografia che in stampa, ad esempio viene utilizzato anche per immagini di diagnostica medica e immagini che contengono dettagli senza la distrazione dei colori. E poi ancora il metodo HSL, che è un modo per rappresentare i colori in un modello di colore cilindrico. La H sta per tonalità e rappresenta il colore stesso, che viene misurato in gradi da 0 a 360. Al grado 0 troviamo il rosso, a 120 gradi il verde, a 240 gradi il blu. La S indica la saturazione, a 0% troviamo il grigio, al 100% il colore pieno. La L invece indica la luminosità, viene indicata da 0, in pratica buio, ed equivale al nero, a 100 che indica invece il bianco. E questo metodo è utilizzato in grafica perché permette di manipolare i colori in modo intuitivo e preciso. Ci sono ancora tanti altri metodi di colore come il metodo Pantone o il metodo HSB, la codifica esadecimale e poi ancora la scala di colore, bitmap. Diciamo l'argomento è molto vasto. Questi che abbiamo visto sono gli essenziali. Nei prossimi tutorial invece impareremo ad utilizzare la ruota dei colori, vedremo come creare delle palette armoniose per i nostri progetti e quando avremo tutte queste informazioni a disposizione saremo pronti per gestire il colore utilizzando il pannello colore. Per questo video è tutto, non dimenticate di sostenere il canale con un like e se avete domande postate pure nei commenti. Alla prossima, ciao!